Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di maggio. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dello Scorpione, può essere un momento di riflessione, un momento di autoanalisi. Normalmente quando si ha bisogno di stare con se stessi si tende a isolarsi un po'. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono valide per il segno solare, lunare e l'ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me trova qui il mio indirizzo email come anche sotto nella descrizione e in più c'è anche il numero di telefono, l'indirizzo alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo da un re di denari, da un 2 di spade, 4 di pentacoli, 9 di spade, ruota della fortuna, sei di bastoni, abbiamo un fante di spade e il sole. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante di questo periodo. In un secondo momento andiamo a vedere lavoro, denaro, insomma un po' i vari settori. Allora, partiamo da questo re di denari. Cavaliere di bastoni, 6 di coppe, asso di spade. Potrebbe fare riferimento a una persona, questo re di denari. Allora, diciamo che essendo capovolto c'è come una sorta, se vogliamo, di poca concretezza o non lo so, come l'idea che potrebbe essere una persona con la quale creare qualche rapporto lavorativo, con la quale realizzare qualche sogno, può essere una persona che non sentivate da un bel po' di tempo. Andiamo a vedere il 2 di spade, torre e regina di spade. Allora, l'asso di spade è al contrario, ragazzi. E anche il 2 di spade. Quindi io ho come la sensazione che ci sia qualche cosa che non vi è chiaro, qualche cosa che non vedete bene, che non riuscite a identificare, a capire. Fatemi una carta per la torre, perché con la carta della torre c'è qualche cosa che effettivamente può venire giù. L'eremita. Può essere o un'ideologia che avete di voi o un'ideologia che potreste avere di questa situazione o di questa relazione. Perché tecnicamente è vero che il re di pentacoli è testa in giù, però qui abbiamo un cavaliere di bastoni. Il cavaliere di bastoni ha questa energia dirompente, galoppante, mi viene proprio da dire. E sì, con questo 6 di coppe può essere una persona che arriva dal passato, può essere un sogno che avete da tanto tempo, del quale magari non avete mai parlato a nessuno. Con questa torre ho la sensazione che dei dubbi o delle autovalutazioni finalmente giungano alla fine.
Ho come questa sensazione. Parcheggiamo un attimo l'informazione, andiamo a vedere il 4 di pentacoli, abbiamo un 7 di coppe, un 5 di spade e un 4 di coppe. Ho come l'impressione che qualcuno di voi possa pensare che non ci sono alternative, non ci sono vie d'uscite, non vedete quale possa essere il dopo questa torre. È come se qualcuno volesse terminare con lo stare da soli, terminare con questa fase introspettiva, con questa fase, può anche essere di insegnamento, perché comunque è l'archetipo del saggio, di un maestro, quindi non lo so, come la sensazione che qualcuno o voglia proprio cambiare lavoro e fare qualche cosa di nuovo, più in allineamento con la propria verità, però c'è qualche cosa con questo 4 di pentacoli che vi tiene attaccati alla realtà che avete adesso. Andiamo a vedere il 9 di spade. Cavaliere di pentacoli, mondo e appeso. Il 9 di spade è una carta di preoccupazione. C'è qualcosa del passato che vi preoccupa. Qui abbiamo un 6 di coppe che è una carta che parla di passato, quindi secondo me si tratta di tipo rompere con certe dinamiche di comportamento, rompere con certi schemi di reazione, con certe ideologie, con certe aspettative, con certe illusioni. È come se da un lato ci fosse la parte materiale alla quale siete tanto aggrappati e poi tutta la parte delle prospettive future che vi mandano in confusione. È per quello che secondo me c'è questo eremita qui e anche qui, come se dovesse puntare il focus, realmente chiedervi ma che cosa voglio io? Se fosse per esempio un lavoro, cosa mi rende appagato? Che cosa voglio fare io che mi possa far star bene? Qual è la mia strada? Quale potrebbe essere un lavoro affine a me? E se fosse una persona con una relazione, potreste chiedervi che tipo di relazione io voglio, che cosa sono pronto a dare, che cosa sono pronto a ricevere. La cosa positiva è che l'appeso è il contrario, adesso arriva la ruota della fortuna che andiamo a vedere, quindi c'è come un cambio di scena ad un certo punto. 5 di coppe, e 5 di denari. Allora, torre 5-5. Sento come se riusciste ad elaborare questo lutto della torre, questa destrutturazione, che qui, ragazzi, siccome c'è torre e regina di spade, la regina di spade è un archetipo collegato alla mente, all'organizzare, al pianificare, qui ci potrebbe essere come una destrutturazione di certi piani che magari stavate gestendo da soli. Ok, c'è la zona di sicurezza, però qui è vero anche che c'è il mondo. Si tratta di rompere certi schemi per arrivare ad un compimento, per arrivare ad un cambio. Andiamo a vedere il 6 di bastoni perché effettivamente il 6 di bastoni è una carta di ufficializzazioni, di risultati raggiunti, di traguardi. È una carta di successo. Abbiamo la luna, un'altra carta che mi ricorda il sogno del 6 di coppe. E nuovamente il re di pentacoli, ragazzi, quindi secondo me c'è come una concretizzazione di questa nuova situazione, di questo sogno che magari qualcuno stava iniziando a coltivare. Per qualcun altro può essere che si finisca un percorso di studi e si inizia ad insegnare. Andiamo a vedere il fante di spade. 4 di bastoni, scusate, 4 di spade, giudizio e matto. Wow! 4 di spade, giudizio e matto. Qui ragazzi c'è un cambio, c'è un nuovo inizio, c'è una presa di consapevolezza. Se all'inizio c'era questo asso di spade girato al contrario, dove non c'era la comprensione, non si sapeva come fare, non si vedeva chiaro, anche il 2 di spade qui è una fanciulla bendata.
Con la carta del giudizio si ha una comprensione globale della situazione, di come guarire, di cosa vi serve, perché il 4 di spade è una carta che vi ricorda che avete bisogno di riposo, avete bisogno di recuperare le forze, recuperare le energie. L'archetipo del fante di spade è una carta che controlla, che, come dire, ha in mano il monitoraggio di una certa questione. È l'osservazione di una relazione, della situazione, dell'andamento lavorativo, che vi dà la possibilità di comprendere le cose da un punto di vista più grande e iniziare, mi viene da dire con un nuovo entusiasmo, anche perché poi finisce col sole la stesa. Il sole è una carta di chiarezza mentale, una carta di espansione, di prosperità, di crescita, di abbondanza, di protezione. È un bellissimo archetipo. 6 di bastoni nuovamente, forza e 8 di pentacoli. Secondo me arrivano i risultati che voi stavate aspettando o per i quali stavate lavorando. Con la carta del giudizio potrebbe anche essere quella telefonata che stavate aspettando, quella notizia, quel tipo di studio, informazione. Mi dicono anche licenza. Quindi vedo che alla fine del mese, alla fine del periodo, c'è come un'apertura, un qualche cosa che va e cresce. Qui si parte con una sorta di confusione mentale, ma a mano che si vede la cosa da un altro punto di vista, mano a mano che probabilmente c'è questo dialogo, questa destrutturazione dei pensieri, è come se arrivasse la ruota della fortuna che è un 10, chiude il capitolo precedente e riapre un capitolo nuovo. Ecco, le cose interessanti qua sono il 5 di pentacoli e il 5 di coppe, c'è un lutto da fare dopo questa torre. Quindi sicuramente qualche cosa lo lascerete indietro, ma giustamente ragazzi quando si fa una scelta, se io vado di qua lascio indietro questa parte qui, se io vado di qui lascio indietro questa parte qua. Un lutto bene o male c'è sempre, no? Su quello che avrebbe potuto essere nel caso avessi scelto l'altra strada. Però qui la sento molto positiva, per qualcuno qua si tratta anche con la carta della luna di realizzare un sogno. Mm? Il sole comunque mi dice prosperità, abbondanza, crescita, riconoscimenti, successo, soldi, perché ho anche quella sensazione lì. Sì, io sento che ci sarà come una crescita lenta ma lineare, cioè non sarà un qualche cosa di stratosferico, saranno piccoli passi ma tutti i giorni sempre un po' di più, sempre un po' di più. Si arriva poi alla stabilità, anche il 3 di bastone è una carta di crescita, espansione e prosperità. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è senza lavoro. Ci sono buone probabilità, ragazzi, che troviate un lavoro. Io qui questa parte della lettura la sento come, soprattutto se avete già fatto dei lavoretti o se per caso avete già provato ad aprire la partita IVA, sento che qui ci sarà come un ma vale la pena tenere la partita IVA aperta oppure è meglio essere dipendente e portare a casa uno stipendio? E io ho come la sensazione qua, sinceramente, a parte che qualcuno di voi studierà qualche cosa per prendere dei titoli in più, per avere delle possibilità in più, però ho come la sensazione che potreste amalgamare le due cose, cioè magari mantenere la partita IVA perché vi dà quella sensazione di indipendenza e autonomia, però facendo come dei contratti di collaborazione continuativa con delle aziende, ehm, diciamo nel lungo periodo, tipo contratti da 1 anno o da 2 anni. Se proprio invece non è mai stata intenzione vostra per la partita IVA, non l'avete mai avuta e state cercando, qualcosa potrebbe arrivare, più secondo me attraverso degli amici, più attraverso degli amici. O soprattutto se lavorate nel settore turistico, potrebbe essere che dobbiate partecipare o parteciperete ad una festa, ad una sagra, ad una riunione magari religiosa, a qualche evento che vi darà la possibilità di farvi conoscere e di iniziare un nuovo percorso lavorativo.
È come se si aprissero una serie di possibilità, magari voi non le prendete in considerazione qui, però sì che effettivamente potrebbero arrivare. Vi dico, c'è la carta del giudizio, qualche tipo di telefonata arriverà, può essere che se avete già mandato tanti curriculum ci sia effettivamente con queste due carte la possibilità di iniziare, non nel mese di maggio. Secondo me può essere più una chiacchiera, un accordo nel mese di maggio per poi cominciare magari a giugno. Però sì che ci sono buone possibilità. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, c'è un cambio di marcia. Qualcuno potrebbe essere trasferito. Non sento tanto... Beh sì, avete il mondo. Ma non lo sento tanto come un trasferimento di residenza, più un trasferimento a livello aziendale, magari di reparto, di settore, di filiale. Non credo che sia proprio un cambio aziendale, cioè del tipo che smettete di lavorare da una parte e inizierete a lavorare dall'altra, anche se per qualcuno può essere, però ho anche l'idea che potreste iniziare come a collaborare con gente diversa. Lo sento comunque un buon periodo, ragazzi. L'unica cosa che vi dico è non date attenzione a pettegolezzi o situazioni che solo vi drenano. Cioè, quando vedete che comincia a esserci una discussione là in fondo vicino alla macchinetta del caffè, rinunciate al caffè, giratevi e andate a prendere una boccata d'aria, non vi infilate. Ho come questa sensazione. Per quelli che sono autonomi, io già più o meno un po' ho accennato anche prima, c'è la necessità di espandersi, probabilmente potrebbe arrivare qualche collaboratore dal passato che vi chiede di nuovo di ricominciare a collaborare, definite bene le regole con questa regina di spade e il fante di spade, però è vero che c'è un potenziale di una nuova situazione lavorativa. Io sento che potrebbe essere una persona che vi aiuta con i social, con il marketing, con la divulgazione, con le campagne promozionali, è una persona che vi aiuta con le vendite, diciamo. Però sì che può nascere qualche cosa di proficuo. Cioè, alla fine della lettura ci sono veramente tante carte belle. Direi che può anche nascere un'amicizia, considerato questo sole, alla fine della lettura. Se parliamo di soldi, è un buon mese, ragazzi, è un buon mese. Potrebbero esserci come dei debitucci o delle bollette che avete lasciato indietro da pagare o delle rate da mettere a posto, ma nonostante riuscirete a mettere a posto queste cose, ve ne rimarranno parecchi in tasca. Quindi questa è una bella notizia. Se parlassimo di progetti, sento che avete bisogno di cambiare un po' prospettiva per quello che riguarda i progetti. Ho come l'idea che qualsiasi progetto sia, non stia andando tanto avanti perché siete un po' in questa fase di destrutturazione e quindi giustamente cambiando voi internamente anche tutto quello che è relativo o vicino a voi subisce, diciamo così, volente o nolente, un piccolo cambio. Quindi può essere che questo progetto abbia bisogno di essere aggiornato in base ai vostri cambi di metà mese. Ci saranno comunque anche dei risultati anche per quello che riguarda questi progetti, daranno delle soddisfazioni. Per quello che riguarda le relazioni, allora, per quello che riguarda le relazioni familiari, qua mi viene proprio da dirvi, fate gli eremiti. Allontanarvi non è un buon periodo in famiglia, potrebbero esserci delle discussioni, dei litigi, potrebbero esserci delle incomprensioni. Qualcuno, soprattutto se avete delle idee da proporre in famiglia, potreste sentirvi rifiutati, non visti, non voluti, non presi in considerazione a sufficienza. Quindi qui il consiglio è
conservate le vostre energie per voi, per fare questa destrutturazione, per buttarvi nei vostri progetti. I familiari a un certo punto che si arrangino. Cioè, quando uno lo fa per aiutare, ma tanto dall'altra parte non, non c'è ricettività, è inutile continuare a investire tempo per cercare di aiutare qualcuno. Quando qualcuno non vuole essere aiutato, lasciate stare. Per quello che riguarda le relazioni affettive. Allora, partiamo dai single, perché qui vedo che verso metà mese, allora, per qualcuno è una persona nuova, per qualcuno è una persona del passato. Segni zodiacali, potrebbe essere un segno di terra, potrebbe essere un leone, fortemente cielo leone, potrebbe essere vergine, e, e acquario. Allora, supponiamo che non abbiate nessuno del passato, farei due esempi. C'è questa persona nuova che entra, potrebbe essere con questo asso di spade al contrario che o la comunicazione non è fluida oppure qualcuno stia omettendo qualcosa. Qui c'è un po' questa vostra autoanalisi su che cosa voglio, che cosa è giusto per me, come voglio strutturare questa situazione o questa relazione. Sento che in questa fase della lettura c'è come da lasciare indietro un passato, da lasciare indietro un dolore, delle delusioni, per qualcuno può essere un lutto, può essere una perdita, può essere il pentirsi di non aver seguito una determinata strada. Con i 5 di Pentacoli potrebbe essere una dipendenza, una codipendenza o qualche tipo di bisogno, aspettativa o carenza che pensate debba essere qualcun altro da fuori a dovervi colmare. C'è come uno shift, un cambio di paradigma, secondo me, con questa ruota della fortuna e da lì comincia a migliorare, se vogliamo, un po' la relazione, no? Perché qui c'è un 6 di bastoni, potrebbe esserci anche quasi un'ufficializzazione, magari vi presentano i loro amici o voi presentate questa persona ai vostri amici. C'è una bella relazione che potenzialmente può entrare. Fatemi vedere una cosa. Mm. Ho anche qualche indicazione sul fatto che ci potrebbe essere già stata qualche situazione in qualche vita passata, quindi secondo me potrebbe essere un'anima compagna, ok? Perché comunque c'è il giudizio, c'è il 6 di coppe, c'è la ruota della fortuna che mi parla di karma, quindi può essere che sia una persona che effettivamente in qualche modo sentite familiare, perché appunto l'avete già conosciuta in vite passate. Vi dico, con questa carta, col sole alla fine, può nascere una bella amicizia, può nascere un qualche cosa di equilibrato, di stabile, di creativo. Con la carta del sole sento che è una di quelle relazioni pulite, limpide, senza secondi fini, senza cercare di fregare l'altro. Nel caso fosse qualcuno del passato che ritorna, io sento che molti di voi si chiederanno, ma è quello che voglio? Voglio ritornare con questa persona? Perché con questa regina di spade sento che metterete come delle regole ben fisse, ben determinate, non lascerete più passare certe cose. C'è un 9 di spade, quindi secondo me ancora non avete digerito del tutto la situazione o quello che è successo con questa persona, però qui si tratta di parlare in modo diverso, si tratta di migliorare quella comunicazione che a metà mese non c'era o c'era ma in modo superficiale. Arriva una comprensione più completa della dinamica della relazione o del tipo di relazione che si può costruire con questa persona, ragazzi, eh? Anche per voi c'è il sole alla fine della lettura, quindi può nascere veramente o rinascere qualche cosa che ha prospettive di crescita, qualche cosa che ha un buon futuro, vi direi io. C'è il 6 di bastoni, è anche un qualche cosa che può effettivamente diventare ufficiale.
Parliamo delle persone che sono in una relazione. Forse non si inizia così bene. Credo che ci siano dei temi che vanno un po' affrontati. C'è questa torre, ragazzi, che mi parla di destrutturare le regole vicino alla Regina di Spade. Può esserci effettivamente qualche discussione anche per voi, però ho come l'idea che tra la terza e la quarta settimana del mese, o la parte finale del mese, adesso non ho idea di come si sviluppino le settimane sul calendario, però c'è come un lasciare andare la cosa, c'è questa ruota della fortuna che vi permette di cambiare le carte in tavola. Difatti poi qui abbiamo un 6 di bastoni, c'è come un portare a galla questi temi di cui prima non si parlava con l'asso di spade al rovescio, e questo dà la possibilità di avere una maggiore comprensione e si arriva a una chiarezza di intenzioni, a una chiarezza di emozioni, di sentimenti, della dinamica della relazione, si arriva ad una certa stabilità, nonostante, vi dirò, per qualcuno con questo 8 di pentacoli la relazione non sia quotidiana. Potreste magari essere in una fase dove vi state conoscendo e quindi aver bisogno come di aggiustare un po' il tiro, se vogliamo, capire in che binari deve viaggiare la relazione. Se fosse una relazione già da lunga data, potrebbe essere il caso di iniziare a parlare appunto di ufficializzare, quindi magari presentare l'altra persona ai vostri amici e viceversa, piuttosto che potrebbe, siccome c'è un 4 di bastoni qua alla fine, per qualcuno si tratta di aprire il tema convivenza. Mm? Se parliamo di relazioni clandestine o senza etichetta o in difficoltà, allora anche per voi c'è un tema spinoso che non... è come se mancasse la comprensione di qualche cosa. Vi sento molto attirati all'altro, ma la testa si incastra. C'è qualche cosa che non si capisce qua, qualche cosa su cui state riflettendo, qualche cosa che va regolarizzato. Vi dico, voi starete abbastanza fermi sui vostri piedi, sulla vostra posizione con questo 4 di pentacoli, però ad un certo punto qui le cose cambiano con la ruota della fortuna e nell'ultima settimana del mese diventano un po' più tutte lineari. Diciamo che voi non cederete, questa ho la sensazione, questa è la sensazione che ho, così forse è italiano più corretto. Non farete un passo nei confronti dell'altro, sarete comprensivi, però non sarete più voi a cambiare voi stessi. In realtà è un esame che farete voi per voi, però il cambio me stesso per far piacere all'altro o all'altra, no. Anzi, sarà più un cambiare per amor proprio. Che cosa è valido per me, che cosa serve per me, che cosa voglio io da una relazione. La relazione con questa persona me lo dà o no? Da lì c'è come cioè, una volta che voi comprendete quello che volete, riuscite anche a comunicarlo e a dare come un indirizzo alla relazione. Ed effettivamente qui c'è comunque un risvolto positivo, ragazzi. Andiamo a vedere un koan. Guarda e vedi con i tuoi occhi, se esiti non coglierai mai il bersaglio. Mm. Non vi fidate di quello che dicono gli altri, perché quando gli altri vi danno dei consigli, dei suggerimenti, lo fanno filtrando con le loro esperienze, le loro conoscenze, le loro credenze limitanti. Quindi siete voi che dovete vedere se quella roba lì è ideale per voi, se funziona per voi, se vi trovate bene. Alte responsabilità, e qui parla di ottobre. Può essere che questa situazione, che sia lavorativa, che sia romantica, che sia familiare, possa effettivamente portare delle responsabilità o da qua a ottobre, oppure diciamo che nel mese di ottobre potrebbe esserci come una
trasformazione, se vogliamo, e potrebbero arrivare delle responsabilità in più. Vi dico, ragazzi, se siete in coppia e cercate figli, siccome qui abbiamo la carta del sole, abbiamo la carta del matto, abbiamo un 6 di coppe, abbiamo la carta del mondo, vi dico che può essere un buon periodo, ok, per concepire i figli. Poi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 6 mesi, no, sono un po' pochi. Però, per completare la gravidanza, stavo pensando, potrebbe essere un buon periodo in cui provarci. Mm? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un hype, un like, la condivisione del video e l'iscrizione al canale. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o sotto in descrizione c'è anche il numero di telefono. Se non volete fare le sessioni personali potete abbonarvi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, però in più tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, si parla di vista eterica, di come risvegliare la Kundalini, ci sono delle meditazioni che servono per proteggere e pulire il campo energetico, insomma sono una serie di video presi da tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate, vanno viste in ordine progressivo. Non vi annoio più, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!